Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2024. Ok, abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. Con la carta della giustizia si può parlare di un momento di riequilibrio, potrebbero anche esserci delle questioni burocratiche, magari per qualcuno di mezzo. È una carta che parla di contratti, di accordi e di regolarizzazioni anche, di regole. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. C'è il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024. Sono 4 previsioni per ogni semestre, una generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e una sul lavoro e l'economia. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist. E l'ultima cosa, ragazzi, chi mi segue da un po' sa che a marzo avevo sospeso le letture personali. A luglio ho intenzione di riaprirle, farò poi un video dove spiegherò bene il tutto, però voglio anticiparvi che per tutto il mese di luglio ci sarà la lettura semestrale in promozione. Quindi è uno sguardo personalizzato su di voi, su come, diciamo, sugli sviluppi energetici del prossimo semestre. Comunque, se volete più informazioni mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia principale del periodo, poi andrò a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Abbiamo un 3 di bastoni, cavaliere di pentacoli, 2 di pentacoli, imperatore, 2 di bastoni, regina di bastoni e torre. Allora, ho la sensazione che riguardi un progetto o un qualche tipo di ruolo, se vogliamo. Allora, partiamo da questo 3 di bastoni, che mi dà proprio questa sensazione di espansione in realtà, come se arrivasse da un periodo dove o avete cercato di espandervi o avete allargato il vostro raggio d'azioni, c'è come un aver fatto un passo e con il cavaliere di pentacoli è come se questo passo si consolidasse. Però andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Abbiamo il re di pentacoli e il cavaliere di coppe. Sì, ripeto, potrebbe essere stato già un avanzamento di carriera per qualcuno, come se fosse arrivato una maggiore responsabilità anche, una proposta di un nuovo ruolo, mi viene da dire. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Cinque di pentacoli,
ruota della fortuna e 4 di spade. Devo dire che ho la sensazione che il passo che avete fatto, state per fare, è quello che vi porterà, per quello che vedo adesso, fuori dalla carenza economica. È come se ci fosse una sorta di risanamento delle finanze. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Sette di pentacoli e torre. C'è un qualche tipo di dinamica che si ripete, che avete bisogno in qualche modo di interrompere con questa torre. Andiamo a vedere la carta dell'imperatore. Il carro e la luna. Allora, qui la sensazione, ragazzi, è che qualcuno non voglia prendere un certo tipo di posizione, probabilmente proprio per interrompere questa dinamica. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché poi è come se ci fosse una sorta di indecisione sul cosa faccio. Interrompo, continuo, perché comunque è vero anche che le cose con questa ruota della fortuna andranno a cambiare. Qui abbiamo il mondo e un re di coppe. Come l'idea che ci sarà una visione più completa della situazione. Sapete cosa? Ho come l'idea che ci sia un po' troppa rigidità nel vostro modo di pensare e per quello che avete la torre. Voi tenete presente che se avete fatto qualche cosa fino ad adesso e avete raggiunto un certo tipo di risultato e il risultato non vi piace, sarebbe consigliabile cambiare quello che state facendo per avere, cioè per cambiare anche il risultato, per avere un risultato diverso. Questa torre di solito è collegata alla caduta dell'ego, quindi come se ci fossero delle strutture mentali che potrebbero essere strutture collegate alla collaborazione con qualcun altro o al tipo di ruolo che andrete a svolgere o che avete sempre svolto. C'è come una sorta di troppa impersonificazione nella parte, mi viene da dire. Andiamo a vedere la regina di bastoni. È come se aveste bisogno di ascoltare un pochettino di più il lato interno, il lato interiore, il lato emotivo. Abbiamo un 9 di spade e un re di bastoni. Sto guardando se potrebbe essere un qualche tipo di relazione romantica, ma non lo sento tanto. Però avendo re e regina di bastoni potrebbe essere un'alleanza che preoccupa. Vi dico, secondo me preoccupa per questi schemi di comportamento. Qui si tratta di capire qual è il vostro ruolo e di cambiare il modo di comportarvi, mi viene da dire. Andiamo a vedere la torre. Eh, asso di bastoni, 8 di pentacoli, come se ci fosse da destrutturare. Ehm, il modo di agire quotidiano, mi viene da dire. Probabilmente ci sono delle cose che fate nel quotidiano che in questa situazione, in questa relazione, creano una sorta di rigidità, di eccessive regole, mi viene da dire. Tenete presente che anche qui avete la giustizia. Come se ci fosse un po' da interrompere certi schemi. Ehm,
Se fosse per voi una questione magari lavorativa, devo dire che è come se vi invitassero a guardare nel lungo periodo, a guardare al risultato finale, come se vi dicessero tu vuoi quella roba lì, sì, e allora per arrivarci devi smussare qualche angolo, devi rompere qualche schema, qualche ideologia, qualche tipo di cosa che, o situazione che era certa deve essere rivista, deve essere manovrata, rielaborata, mi viene quasi da dire. Andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Perché guardate, se ve la devo dire tutta potrebbe anche esserci. Nella seconda parte di luglio, una proposta di un viaggio che poi alla fine può essere che sia rimandato per X problemi. Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, allora la prima carta è maturità. Mm, e amanti. Siccome abbiamo una torre a fine lettura, io questi amanti li sento come se parlassero di una scelta per amore di se stessi. E con questa carta mi viene quasi da dire che i tempi sono maturi, che ormai è ora di fare quel passo, di fare quel cambio, di fare quel movimento, questa nuova azione che normalmente con l'asso di bastoni ha un certo tipo di intenzione. Andiamo a vedere ancora un koan. C'è un'energia comunque abbastanza statica all'inizio della seconda parte del mese, dopodiché diventa un po' più dinamica. Vi dico, sento che comunque potrebbero essere le regole che vi date, la questione egoica. Per arrivare a quell'obiettivo devo far così, per arrivare a quella... fino a che uno non raggiunge l'obiettivo un po' si fissa e quello potrebbe essere un buon incastro che ci autocreiamo. Ok, andiamo a vedere un koan zen. Il saggio non si affanna per arrivare. Difatti voi avete un cavaliere di pentacoli, qui ragazzi, quindi è un po' un invito alla prudenza, alla tranquillità, a fare le cose ehm, prendendovi il tempo necessario che vi serve per sentirvi sicuri per fare il prossimo passo fondamentalmente. Piuttosto fermatevi, rimandate, piuttosto aspettate fino a quando non siete sicuri che la cosa è in equilibrio, fino a quando non siete sicuri, insomma, che si vada di lì per consolidare quel passo. Vi dirò, in realtà, quando c'è la carta del Cavaliere di Pentacoli è perché è come se si avesse, mi sarei aspettato un appeso forse, è come se si avesse la possibilità, rallentando il passo o andando, diciamo, a passo lento, a passo tranquillo, è il modo migliore per andare avanti e tenere tutto il resto sotto controllo, in modo che se per caso c'è qualche cosa da cambiare, da destrutturare, si fa in tempo e non si, diciamo, non ci sono troppe dispersioni, ok? Quando uno invece va troppo veloce, poi dopo si rende conto che le cose non vanno e allora deve tornare indietro per metterle a posto. Invece così si possono mettere a posto cammin facendo. Ehm, È un po' anche come se vi dicessero di godervi il viaggio, perché c'è tanto obiettivo qui secondo me, una cosa su cui vi siete fissati.
Va bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato qualche spunto interessante di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se poi volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video ed eventualmente lasciare anche una piccola donazione. E per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può contattarmi via mail per fissare un appuntamento oppure potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti fondamentalmente è una condensazione di tutto quello che ho studiato io, che ho preso di nuovo in mano e rimesso in ordine in modo da facilitare a voi il percorso, ok? Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono quelli le playlist con le copertine lilla. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!